ho avuto la possibilità di mettere a confronto due pennini molto simili fra loro. Pelikan M300 pennino OM, obliquo medio, e la Pelikan 150 con il suo pennino obliquo B, obliquo broad. Quindi due pennini obliqui, due pennini realizzati per le serie basse, diciamo basse come numerazione di Pelikan, perché la 300 è tutt'altro che una edizione economica, dato che è una vera e propria chicca di Pelikan, per capire se c'è una differenza e che differenza eventualmente sussiste tra le due. Facciamo subito le presentazioni. La Pelikan M300, di cui ho già fatto un video descrittivo, adotta un pennino in oro a 14 carati, mentre invece quello che equipaggia la serie 150, come la 205 ad esempio, è un pennino in acciaio. Eccolo qua. Questo è un OB e quell'altro è un OM. Le ho caricate entrambe con il De Atramentis Purple Violet. Comincio dalla piccola. La carta è una carta comune per fotocopie. A dire il vero, non ho percepito una netta, quasi esclusiva direzione verso la quale far scorrere il pennino. In altre parole, non sembra un pennino obliquo come altri pennini obliqui che ho provato. Tanto è vero che ho iniziato a scrivere, come avete visto, in maniera retta. Questo sarebbe un pennino obliquo medio. Percepisco la elasticità che l'oro conferisce a questo pennino. Vedete come si può anche leggermente dare una variazione. Percepisco il flusso, che è un flusso decisamente abbondante rispetto a quello che dovrebbe essere un flusso corretto. E un'altra cosa che mi salta subito all'evidenza qual è? È che il pennino è un pennino comunque arrotondato. Sto cercando di utilizzarlo anche in maniera un po' diversa, magari angolandolo, però non sento chiaramente, per esempio, l'appoggio che questo obliquo dovrebbe comunicarmi. Metto subito alla prova quell'altro, che evidentemente è un pochettino più grande, perché pur essendo una serie inferiore il pennino comunque è più largo. Questo invece è il Pelikan. (150), si tratta del pennino obliquo, però in questo caso è un broad. Qui sento già invece un orientamento alla grafia corsiva, chiamiamola così, perché si sente che rispetto a questo il pennino è più incline effettivamente ad essere utilizzato in questa maniera rispetto all'altro, però emergono le stesse cose che ho notato nel primo, cioè un flusso davvero abbondante. L'arrotondamento, cioè la finitura del pennino, quindi la sferetta, chiamiamola così, di iridio, è proprio levigata, tirata a lucido, che scorrerebbe ovunque. Un po' troppo per i miei gusti, ma sono gusti personali, si intende. E poi similmente a quell'altro, che comunque è un obliquo medio, trovo che non ci sia un taglio netto che mi obblighi in un certo senso ad utilizzarlo come un obliquo, come tanti altri ho provato. Diciamo che c'è una preferenza, ecco, mettiamola così, esiste una preferenza, ma nulla di più.
ma nulla di più. E comunque tra i due questo senz'altro è quello che manifesta un pochettino più di inclinazione ad essere obliquo. Una cosa che ho notato è che anche questo, se vado ad applicare un pochettino di pressione, dimostra una leggera elasticità che non si deve utilizzare, non va utilizzato in questo senso, però si percepisce quando si scrive che c'è, vedete adesso l'ho spremuto un po' ed è rimasto senza, si percepisce quando si scrive che c'è comunque un movimento che segue la mano, segue la mano. Un pennino obliquo, in effetti, dovrebbe essere un pennino assimilabile al pennino tronco, un pennino tronco che quindi ha una sua guida, un pennino tronco che invece che essere parallelo è inclinato da un verso. Esistono infatti degli obliqui o dei reverse obliqui, obliqui verso destra o a sinistra a seconda che si impugnino con una mano o con l'altra. In questo caso è vero che c'è una piccola diciamo pendenza tra la finalizzazione dei due rebbi, però non è tale per far percepire durante la scrittura che stiamo utilizzando un pennino obliquo. Di sicuro posso dirvi che rispetto al pennino doppio broad della Pelikan, sempre per questo modello, questo risulta un pochettino più scorrevole, sembra anche un po' meglio rifinito perché probabilmente qui deve esserci un passaggio in più o comunque un po' più di attenzione visto che sono pennini particolari. E quindi ecco perché forse preferisco questo tra i due. Anche messo a confronto con quello della 300, della M300, tutto sommato darei la mia preferenza a questo della 200 o della 150 che dir si voglia, perché appare persino più elastico, un pochettino più intuitivo anche e forse rifinito maggiormente verso quel obliquo che andiamo a ricercare, dato che è presente nel nome ma poco poi nella sostanza. Anche analizzando il risultato della scrittura non si nota che ci sia non è il tratto di un pennino obliquo, un pochettino di più lo si può così rilevare da quello invece della 150, ma anche qui non c'è il carattere di un pennino tronco, di un pennino obliquo, quindi con una inclinazione decisa, quanto piuttosto si intuisce che Pelikan, rincorrendo un pochettino la scorrevolezza, abbia levigato un po' tanto questo pennino che è comunque sì inclinato e che si va a perdere questa sua caratteristica. A voi tutti amici un invito ai prossimi video, ciao!